Ciao a tutti, benvenuti in questa puntata di Forzinet dove mi occuperò della possibilità per Jannik Sinner di tornare numero 1 del mondo entro la fine del 2025. Ovviamente lo scenario è molto complicato, ma grazie al forfait di Alcaraz al Masters 1000 di Shanghai, diciamo che un'apertura c'è stata ed è anche importante. Però ovviamente si devono allineare diversi fattori che possano permettere a Sinner di tornare al numero 1 del mondo entro la fine del 2025. Fattori che non dipendono soltanto dal tennista altoatesino, ma che dipendono anche da altri elementi, su tutti ovviamente il futuro di Carlos Alcaraz e la partecipazione nei prossimi tornei. Innanzitutto diciamo che Alcaraz al momento ha 11.540 punti dopo il trionfo di Tokyo, mentre Sinner dopo il trionfo di Pechino ha 10.950 punti. Al momento il gap tra i due è di 590 punti, un gap sicuramente molto importante e ampio, ma che potrebbe ridursi proprio nel Master 1000 di Shanghai, che è già incominciato. Abbiamo visto già alcuni italiani che hanno passato il turno come Nardi e Bellucci, altri che invece sono usciti di scena come Berrettini e Sonego. Ebbene, Sinner prenderà parte al Master 1000 cinese, mentre, come ho già detto in precedenza, Alcaraz non parteciperà e scarterà 200 punti dalla sua classifica. Sinner l'anno scorso vinse il Master 1000 di Shanghai e per questo motivo ha bisogno assolutamente di confermarsi campione dello stesso torneo per continuare la sua caccia al numero 1 e cercare di tornare in vetta al ranking entro la fine del 2025. Qualora Sinner riuscisse a vincere il torneo di Shanghai, a quel punto recupererebbe proprio 200 punti da Alcaraz, 200 che lo spagnolo non può difendere in questo frangente, quindi scenderebbe il gap a 390 punti. Un gap che sarebbe comunque importante, ma che potrebbe essere ridotto, perché poi abbiamo al momento Sinner iscritto al torneo di Vienna. Qualora dovesse effettivamente partecipare a quel torneo e vincerlo, potrebbe andare davanti a Carlos Alcaraz di ben 110 punti, uno scarto veramente irrisorio, minimo per i due che veramente si giocano il numero 1 del mondo sui grandi tornei, ma che in questo momento fa tutta la differenza del mondo. Soprattutto perché Alcaraz non è iscritto in nessun torneo in quella settimana, né a Vienna né a Basilea, ma qualora dovesse tornare in campo per quella settimana, e io credo che potrebbe essere uno scenario verosimile proprio per difendere la vetta del ranking, allora lì Sinner potrebbe anche non tornare in testa al ranking prima di Parigi-Bercy. Ma se, ripeto, Sinner dovesse vincere Shanghai 1000 punti, dovesse vincere Vienna 500 punti e Alcaraz non dovesse partecipare, oltre che a Shanghai, e questo è ufficiale, anche ad uno dei tornei tra Vienna e Basilea, a quel punto potrebbe tornare in vetta al ranking di 110 punti. Una situazione comunque complicata, perché innanzitutto i tornei li deve vincere. Certo, Sinner ha dimostrato di essere superiore a tutti e l'unico che veramente può tenere di testa è Alcaraz, e su questo non ci sono dubbi. Però le partite bisogna giocarle, i tornei bisogna vincere. Tra l'altro Sinner ha fatto finale quasi in tutti i tornei che ha disputato quest'anno, ma a Halle non ci è riuscito e quindi non è mai sicuro né arrivare in finale né tantomeno vincere un torneo. A quel punto però, se questo scenario si verificasse, Sinner si presenterebbe a Parigi-Bercy con 110 punti in più di Carlos Alcaraz. Anche qui dobbiamo vedere se entrambi parteciperanno al torneo o meno. Io credo che sia Sinner che Alcaraz prenderanno parte al Master 1000 di Parigi-Bercy, dove Sinner però non ha punti da difendere e quindi tutto quello che otterrà sarà tutto di guadagnato. Sinner però, se dovesse tornare in vetta al ranking il 27 di ottobre, potrebbe comunque perdere la vetta della classifica per le ATP Finals di Torino, perché Sinner lì deve difendere 1500 punti, quindi qualora anche vincesse il Master 1000 di Parigi-Bercy, con quei possibili 110 punti in più guadagnati precedentemente, andrebbe a 1100 di vantaggio su Alcaraz. Ovviamente qui mettiamo caso che Alcaraz non partecipi neanche al Master 1000 di Parigi-Bercy, però io immagino che almeno quel torneo se lo faccia Alcaraz. Ma procediamo comunque per ipotesi. Il massimo di punti che potrebbe guadagnare su Alcaraz sarebbe di 1110 e dovrebbe toglierne poi 1500 dalle ATP Finals che l'anno scorso vinse, mentre Alcaraz dovrebbe toglierne uno scarto veramente irrisorio di 200 punti, visto che l'anno scorso uscì addirittura nei gironi. E lì si giocherebbe praticamente tutta la posta in palio, ovvero la vetta del ranking verrebbe giocata, verrebbe messa in palio ancora una volta tra i due alle ATP Finals di Torino, che diventerebbero fondamentali perché
Innanzitutto dipenderebbe da come Sinner arriverebbe a quell'appuntamento, cioè quanti punti di vantaggio potrebbe avere Sinner su Alcaraz. E poi eventualmente se dovesse difendere tutti quei punti, anche perché bisognerebbe vedere cosa farebbe Alcaraz al Master 1000 di Parigi-Bercy. Comunque Sinner, per forza di cose, se dovesse arrivare in testa al ranking in quel momento, dovrebbe assolutamente poi andare a vincere le ATP Finals per sperare di confermarsi appunto numero 1 nel ranking nel 2025. Uno scenario che, come ho già detto, è molto molto complicato, ci sono tanti fattori che si devono allineare e il calendario non è ancora completo per quanto riguarda Alcaraz. Per Sinner mi sembra abbastanza chiaro perché a Vienna è già iscritto, a Shanghai comunque scenderà in campo tra poche ore, dopo aver vinto il torneo di Pechino, quindi per Sinner mi sembra abbastanza definito, partecipa anche a Parigi-Bercy e poi le ATP Finals comunque si è qualificato, quindi salvo colpi di scena e problemi ovviamente che non riguardano prettamente il campo, Sinner si farà praticamente tutti i tornei da qui alla fine, salvo anche eventuali ritiri prima che il torneo inizi, come per esempio Vienna, che resta forse la data più incerta, ecco, nonostante sia iscritto. Per Alcaraz invece è ancora tutto da definire, visti i problemi fisici accusati a Tokyo, che sono stati comunque superati perché nonostante qualche acciacco è arrivato a conquistare il titolo. Però quegli acciacchi potrebbero anche condizionare poi il futuro calendario di Alcaraz, perché comunque ritirarsi da un Master 1000 è molto molto importante ed incide molto su un percorso, soprattutto quando i punti in classifica per giocarsi il numero del ranking sono molto tirati. Per questo io dico che Alcaraz forse per arrivare in perfetta forma alle finals e comunque agli altri appuntamenti prima delle finals ha deciso di togliersi da questo torneo, dove tra l'altro doveva difendere veramente uno scarto irrisorio di 200 punti. Praticamente Alcaraz deve difendere da qui alla fine soltanto 500 punti complessivi, 200 a Shanghai che non difenderà, 100 in un altro torneo e 200 invece nelle TP Finals, 500 punti. Sinner invece deve difendere 2500, di cui 1500 sono soltanto delle TP Finals e i 1000 invece sono del Master 1000 di Shanghai. Quindi 2000 punti da difendere di differenza fanno veramente tanta differenza tra i due e nel percorso che devono fare i due. Però qualora Sinner facesse percorso netto e Alcaraz insomma inciampasse qualcosina, praticamente io credo che Sinner per tornare in testa al ranking alla fine avrebbe bisogno proprio di vincere quel torneo di Vienna, che potrebbe essere un torneo in più rispetto ad Alcaraz, qualora Alcaraz appunto quella settimana non giocasse né a Vienna né a Basilea. È una situazione che comunque ci tengo a sottolineare ancora una volta complicata. Io onestamente penso, vi dico il mio pensiero, che è che praticamente Sinner possa arrivare tranquillamente quantomeno in semifinale al Master 1000 di Shanghai, potrebbe anche vincerlo e quindi alimentare le sue speranze di tornare in vetta al ranking. Ma nella settimana successiva lui, anche se dovesse vincere Vienna, perché fondamentalmente io credo che non è sempre complicato, come ho già detto, vincere le partite, ma per Sinner, numero 1 del mondo, nettamente superiore a tutti gli altri, tranne Alcaraz, con il quale comunque se la gioca con partite molto molto aperte, nonostante negli scontri diretti sia in svantaggio, credo che sia abbastanza possibile vincere entrambi i tornei. Il problema è che se Alcaraz dovesse iscriversi a uno dei due tornei e portarlo a casa, perché come li può portare a casa Sinner, anche Alcaraz ha dimostrato di poterli portare a casa tranquillamente, allora lì Alcaraz rigetterebbe proprio il tentativo di controsorpasso di Sinner, quindi si giocherà tutta lì, credo, la situazione, oltre che le ATP Finals. Però prima di arrivare alle ATP Finals, per forza di cose, c'è lo snodo principale, che è quello dopo il Master 1000 di Shanghai, ovvero il torneo a cui prenderà parte o meno Carlos Alcaraz, perché se Carlos Alcaraz torna dopo Shanghai, allora Sinner molto probabilmente il numero 1 del ranking non lo rivedrà, secondo me, fino all'inizio del 2026. Se invece Alcaraz dovesse saltare quel torneo, sarebbe tutto nelle mani di Sinner per tornare almeno momentaneamente in testa, e successivamente poi tra Parigi-Bercy e le ATP Finals sarà lì, insomma, la differenza che cercherà di fare lui e anche lo stesso Alcaraz. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Fortinet. Ciao a tutti.